Era una mattina fresca e luminosa quando mi svegliai con un'idea chiara in testa. Oggi sarei andato a trovare i miei nonni in campagna. Erano mesi che non li vedevo, troppo preso dal lavoro e dalla routine quotidiana in città. La vita urbana era sempre veloce, piena di rumori, impegni e scadenze. Ogni giorno sembrava uguale al precedente. Sveglia presto, traffico, ufficio, supermercato, cena veloce e poi di nuovo a letto, pronto per ricominciare tutto il giorno dopo. Avevo bisogno di una pausa, di un po' di tranquillità e soprattutto di rivedere i nonni, due delle persone più importanti della mia vita. Mi alzai dal letto con energia e iniziai a prepararmi. Presi il mio zaino e vi misi dentro qualche vestito, il caricabatterie del telefono, un libro e una piccola scatola di cioccolatini da regalare ai nonni. Sapevo che la nonna amava i dolci, soprattutto quelli al cioccolato fondente. Dopo una veloce colazione uscii di casa e mi diressi alla stazione ferroviaria. Il treno per il paese dei miei nonni partiva alle 9:30 e non volevo arrivare in ritardo. Alla stazione c'era molta gente. Alcuni andavano al lavoro, altri partivano per una breve vacanza. Quando il mio treno arrivò, salii e cercai un posto vicino al finestrino. Mi piaceva guardare il paesaggio cambiare man mano che ci si allontanava dalla città. I palazzi alti e le strade trafficate lasciavano spazio a colline verdi, campi coltivati e piccoli villaggi con case dai tetti rossi. Dopo circa 2 ore di viaggio, il treno arrivò alla mia destinazione. Scendendo dal treno, vidi subito mio nonno ad aspettarmi vicino alla vecchia macchina blu. Mi salutò con un grande sorriso e un forte abbraccio. Ben arrivato, disse con entusiasmo. Sei pronto per un po' di aria fresca? Annuii con un sorriso e misi lo zaino nel bagagliaio. Mentre guidava verso casa, il nonno mi raccontava le novità del paese. Il vicino aveva comprato una nuova mucca, il fornaio aveva cambiato la ricetta del pane e il tempo era stato perfetto per l'orto della nonna. Quando arrivammo alla casa dei nonni, sentii subito il profumo del cibo. La nonna era in cucina, indaffarata a preparare il pranzo. «Finalmente sei qui!» esclamò, asciugandosi le mani nel grembiule prima di darmi un grande abbraccio. «Ho fatto la tua pasta preferita!» Ci sedemmo a tavola e iniziammo a mangiare. C'era la pasta fatta in casa con un sugo di pomodoro fresco e basilico, seguita da una frittata con le uova delle loro galline e una grande insalata con verdure appena raccolte. Dopo pranzo decisi di aiutare il nonno nell'orto. Prendemmo 2 ceste di vimini e iniziammo a raccogliere pomodori, zucchine e peperoni. Il nonno mi spiegò come riconoscere i frutti maturi e mi fece vedere come si curavano le piante. «La terra è viva», disse, «e bisogna rispettarla. Se la curi bene, lei ti darà sempre qualcosa in cambio». Dopo un'ora di lavoro ci sedemmo sotto un grande albero per riposarci. Il nonno accese la sua pipa e rimase in silenzio per un po', guardando il cielo. «Sai», disse infine, «quando ero giovane volevo vivere in città. Mi sembrava più interessante, più eccitante. Ma poi ho capito che la felicità non dipende dal posto in cui vivi, ma da come vivi». Le sue parole mi fecero riflettere. Anche se amavo la città, mi rendevo conto che la vita in campagna aveva un ritmo più naturale, più umano. Dopo un po' decisi di fare una passeggiata nel bosco dietro la casa. Il sole filtrava tra gli alberi e l'aria era fresca. Sentivo il canto degli uccelli e il rumore delle foglie sotto i miei passi. Mi fermai vicino a un piccolo ruscello e rimasi ad ascoltare il suono dell'acqua. In città non si trovava mai un silenzio così rilassante. Quando tornai a casa, la nonna mi stava aspettando con una tazza di tè e una fetta di torta di mele. «Questa è fatta con le mele del nostro albero», disse con orgoglio. Mentre mangiavo parlammo di tutto. Della mia vita in città, dei miei progetti, dei ricordi della nonna. Mi raccontò di quando era giovane e andava a ballare con il nonno alle feste del paese. «Era un ottimo ballerino, sai?» disse ridendo. Dopo cena ci sedemmo in veranda a guardare il tramonto. Il cielo era arancione e rosa e l'aria diventava più fresca. «Ti piace stare qui?» mi chiese la nonna. «Sì, mi piace molto», risposi. «È un posto speciale».
La notte dormii profondamente, cullato dal silenzio della campagna. Al mattino il nonno mi svegliò presto. «Vieni con me», disse. «Andiamo a prendere il latte». Indossai una giacca e lo seguii fino alla fattoria del vicino. L'aria era fresca e il sole stava appena sorgendo. Il contadino ci salutò con un sorriso e mi fece vedere come si mungevano le mucche. «Vuoi provare?» mi chiese ridendo. Sorrisi e accettai la sfida. Non era facile, ma fu divertente. Tornammo a casa con una bottiglia di latte fresco e la nonna preparò una colazione deliziosa. Pane, burro, marmellata fatta in casa e un grande bicchiere di latte caldo. Mentre mangiavamo, sapevo che presto avrei dovuto tornare in città. Il tempo con i nonni era volato troppo in fretta. Dopo colazione preparai lo zaino e mi avviai verso la macchina con il nonno. La nonna mi diede un sacchetto con qualche fetta di torta e un vasetto di marmellata. «Così avrai un po' di campagna anche in città», disse sorridendo. Alla stazione ci abbracciammo a lungo. «Torna presto», disse il nonno. «Abbiamo ancora tante cose da raccontarti». Salito sul treno, guardai fuori dal finestrino e sorrisi. La visita ai nonni era stata un'esperienza semplice, ma piena di calore e affetto. Mentre il treno si allontanava, chiusi gli occhi e respirai profondamente, portando con me la serenità di quei 2 giorni. Sapevo che sarei tornato presto, perché la campagna e i miei nonni avevano un posto speciale nel mio cuore.